Can Yaman scappa davvero da Khan? Oppure c'è una spiegazione più sottile dietro questa assenza che ha infiammato i social? Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di tuffarci nel cuore della vicenda, prendete un secondo per iscrivervi e sostenere questo spazio. Perché oggi mettiamo in fila tutto ciò che è successo e ciò che non è successo attorno a MIPCOM Cannes 2025, a Sandokan, a Demet Özdemir e a Satay Ulusoy. La settimana in cui l'industria della televisione guarda alla Croisette con occhi sognanti avrebbe dovuto avere un protagonista assoluto. Can Yaman, il volto di Sandokan, il progetto che ha acceso l'immaginazione di stampa e buyer internazionali fin dalla prima foto ufficiale. Red carpet scintillante, titoli che si rincorrono, incontri con la stampa pronti a raccontare dietro le quinte e ambizioni globali. Ma mentre i flash brillano e gli inviti scivolano di mano in mano, il posto accanto alla locandina principale resta vuoto. Il protagonista non c'è, e quell'assenza diventa istantaneamente la notizia. La produzione, i partner stranieri, i giornalisti accreditati, tutti pronti con la stessa domanda sottovoce. Perché Can Yaman non si vede? La risposta ufficiale arriva rapida, quasi a smussare il mormorio. Impegni in Spagna, agenda serrata, un viaggio non rinviabile. Una spiegazione che, in un'altra settimana, sarebbe bastata. Ma non a Cannes. Non quando sul tappeto rosso, splendida e sicura, compare Demet Özdemir, luminosa come chi sa calcare queste scene con eleganza naturale. E non quando, poco distante, si muove con discrezione determinata Satay Ulusoy, lì per spingere i suoi progetti, stringere mani e scattare foto studiate come alleanze. La combinazione è esplosiva, Demet presente, Satay presente, Khan assente. I commenti dilagano come maree improvvise. Nel circolo incessante delle storie e dei retweet emerge una teoria che si impone su tutte le altre. Khan ha scelto di non presentarsi per evitare qualunque frizione con il passato e per preservare il presente con Sarah Bluma. Un gesto, dicono alcuni, di protezione consapevole, lasciare che l'attenzione scorra altrove, rinunciare a un palcoscenico per tenere a bada le narrazioni più maliziose. Ma c'è anche chi legge la cosa al contrario. Con l'assenza, Khan avrebbe moltiplicato il clamore intorno a Demet Özdemir e a Satay Ulusoy, facendo in modo che ogni riflettore restasse acceso senza un protagonista a cui aggrapparsi. Una manovra voluta? Un rischio calcolato? O semplicemente un contrattempo legato al lavoro in Spagna? Eppure, nel mondo del gossip, il caso quasi non esiste. È qui che Sandokan entra in scena come un personaggio a sé. La serie continua a presentarsi, i trailer girano, i buyer prendono appunti, la stampa fa domande. Le proiezioni pilota strappano applausi misurati, c'è curiosità, si percepisce l'ambizione di un racconto d'avventura capace di parlare a più mercati. Ma il pubblico digitale insiste. Dov'è Can Yaman? Si può promuovere Sandokan senza il volto di Sandokan? Scrive qualcuno. E un altro rincara. Se non c'è il protagonista, il messaggio qual è? L'onda cresce perché, al di là del valore del progetto, quello che tutti cercano è la chimica di una presenza, il dettaglio di una smorfia, la complicità di uno sguardo rubato. La contemporanea apparizione di Demet Özdemir aggiunge strati alla storia. L'abito, l'atteggiamento, i sorrisi posati davanti ai fotografi. Ognuno di questi elementi viene letto come sottotesto. C'è chi suggerisce che il ritorno in grande stile di Demet a Cannes ravvivi memorie mai sopite di Esref Ruya, quando per giorni e giorni si fantasticava di un legame nato sul set. Il semplice fatto che lei sia lì, mentre Khan no, riaccende fanfiction e ricordi di coppia stipati come cassetti mai chiusi del tutto. Forse Khan ha evitato di presentarsi per non alimentare ulteriori chiacchiere, mormora una voce online. Forse non voleva che una stretta di mano o un incrocio di sguardi diventassero screenshot virali. Intanto, Satay Ulusoy incarna l'altra faccia di Khan, l'efficienza. Appuntamenti, riunioni, sorrisi calibrati. Qualcuno parla di incontri di collaborazione all'ombra dei panel, di amicizie che diventano opportunità. È così che lavorano i festival. Un corridoio vale un ufficio, una foto equivale a una promessa. E proprio questa operatività alimenta le teorie. Khan non ha voluto entrare in un quadro già affollato, si legge, ha preferito evitare un incrocio di narrazioni, promozione, ex collega, star amico, nuovo legame. E quel nuovo legame, Sarah Bluma, è l'epicentro di un'altra serie di commenti. C'è chi vede in Sarah Bluma la bussola che guida le scelte comunicative di Can Yaman in questo momento.
Lei lo protegge, scrivono, gli consiglia di ignorare la tempesta, di non offrire al pubblico un duello di sguardi. Secondo altri, invece, l'assenza è una forma sofisticata di presenza. Proprio perché Khan non c'è, tutti parlano di lui. A maggior ragione accostando il suo nome a Dimet Özdemir e a Satayoluzoi. Il paradosso è perfetto per il mondo dei click. L'ombra di Khan riempie gli spazi quanto, e forse più, della sua comparsa in carne e ossa. Ma mentre i thread scorrono e gli hashtag si gonfiano, le sale di proiezione fanno il loro dovere. I responsabili del marketing di Sandokan affrontano i microfoni con energia. Il cast secondario si alterna nelle interviste. I partner internazionali ribadiscono fiducia e piani distributivi. È un motore che non si ferma. La curiosità c'è, gli ordini preliminari pure, la promessa di vendite forti in determinati territori si rafforza. Eppure il nodo rimane. Perché Kenny Omen non ha camminato sul tappeto rosso di MIPCOM Cannes 2025 accanto al suo progetto? Davvero solo la Spagna? Davvero solo un'agenda che non concede pause? Le interpretazioni si moltiplicano, ed è impossibile non tornare a quella domanda che ha seguito la coppia in ogni stagione. Quanto pesa il passato quando il presente è sotto i riflettori? La coppia scenica di Esref Rouia ha lasciato segni profondi nell'immaginario del pubblico. Anche chi oggi segue storie diverse, progetti diversi, resta attento a ogni eco. Dimet Özdemir Khan accende antenne sottili. Un sorriso alla stampa, un cenno agli amici, un abito che fa parlare. Le gallery diventano virali, e nell'angolo dei commenti compare, inevitabile, la teoria romantica. Se non ci fosse stata Sara Bluma, Khan sarebbe arrivato? Oppure Khan non ha voluto oscurare la festa con un triangolo che i social avrebbero trasformato in saga. 2 frasi, 1000 interpretazioni. A spingere la narrazione c'è anche il tempismo. Il calendario non perdona. MIPCOM è il luogo in cui si decide la fortuna internazionale di una serie. Saltare questa ribalta è una scelta che lascia il segno. Qualcuno suggerisce che la mossa sia stata studiata insieme al team comunicazione. Lasciare che Sandokan parli da solo. Mentre il volto principale resta in controluce per alimentare desiderio e curiosità in vista del lancio. Altri, più romantici, ribattono che la presenza di Dimet Özdemir e di Satayoluzoi avrebbe reso inevitabile un'occhiata, una domanda, una battuta casuale capace di diventare tormentone. Dunque meglio evitare del tutto. E intanto, la frase che rimbalza ovunque è sempre la stessa. Khan manca, ma tutti parlano di Khan. È il mantra di questa edizione. Ogni foto di Dimet riceve commenti che chiamano in causa il suo nome. Ogni apparizione di Satay viene letta in funzione di un incastro di cronache. Non è una gara, eppure la narrazione la trasforma in una. Chi ha vinto la settimana? Il progetto? La presenza? L'assenza? Forse tutte e 3 le cose insieme. Perché anche questo è spettacolo, l'arte di esserci anche quando non ci sei. Chi difende la linea ufficiale parla di professionalità. Il lavoro in Spagna era fissato da tempo, è la versione. Non era possibile cancellare senza penalizzare una produzione parallela. E non manca chi ricorda i ritmi massacranti della preparazione di Sandokan, gli allenamenti, le prove, la necessità di selezionare poche uscite strategiche per non disperdere energie. Una motivazione concreta e comprensibile, se non fosse per la quantità di suggestioni che l'assenza, in questo contesto, inevitabilmente genera. Sul fronte opposto, si analizzano gli sguardi, si isolano fotogrammi, si riscoprono vecchie interviste. Viene ripescato l'eco di Esref Rouia, la velocità con cui un incontro casuale può trasformarsi in tempesta. In questa lettura, Dimet Özdemir è il cuore scintillante della settimana, si prende la scena senza strafare. Risponde alle domande con la misura di chi conosce i codici di Khan e non ha bisogno di alzare la voce. E proprio questa naturalezza, dicono i più attenti, è il dettaglio che avrebbe spostato i riflettori su un campo sentimentale invece che professionale, qualora Khan fosse comparso al suo fianco o anche solo nelle vicinanze. Poi c'è Satayoluzoi, la carta che ridisegna le geometrie. La sua presenza viene interpretata come il tassello che rende il mosaico irresistibile per i social. 3 nomi nella stessa cornice, 3 storie che si sfiorano, 3 carriere lanciate oltre i confini nazionali. Bastava una foto a 3. Una battuta in conferenza, e i telefoni avrebbero iniziato a vibrare all'unisono. Che Khan abbia intuito questo scenario e preferito sottrarsi? La domanda resta all'orizzonte. Nel frattempo, la macchina promozionale di Sandokan procede.
Gli addetti ai lavori parlano di proiezioni affollate, di curiosità alta, di quei minuti di silenzio dopo un teaser che valgono quanto 1000 cartelloni. Il nome di Ken Yeoman risuona perfino nei corridoi dove lui non passa. È il protagonista fantasma che occupa conversazioni e agende. Il principale non c'è, ma il titolo corre, sintetizza un editor straniero uscendo da una sala. E questa immagine della festa senza l'ospite d'onore diventa, suo malgrado, la frase simbolo del racconto. Allora, canale aperto e domanda a voi: l'assenza è stata una scelta di eleganza, un atto di tutela verso Sarah Bluma, un modo per non riaccendere incroci con Demet Özdemir, oppure semplicemente una necessità logistica legata al lavoro in Spagna? Le ipotesi si sprecano. C'è chi scommette su una strategia: alimentare l'attesa, fare di Khan un prologo, non l'evento decisivo. C'è chi, al contrario, parla di occasione persa. Ma il pubblico, quello che vive di immagini e di vibrazioni, sa che una storia così non finisce con un volo mancato, semmai, comincia. E perché, nonostante tutto, si parla ancora di loro due, di Can Yaman e di Demet Özdemir, come se una corrente sotterranea li tenesse uniti nel discorso pubblico? Perché certe coppie, anche solo televisive, superano i confini del set e diventano una grammatica dell'immaginario. Ogni apparizione di lei richiama il suo nome, ogni silenzio di lui rilancia il suo. È un gioco di specchi, un tempo condiviso che non si cancella, anche quando la vita va altrove e i progetti si muovono in direzioni nuove. Khan, con il suo tappeto rosso infinito, non fa che amplificare questi riflessi. A conti fatti, MIPCOM Cannes 2025 consegna una fotografia netta. Sandokan intriga, i mercati ascoltano, i giornali prendono nota. Al centro del dibattito, però, resta l'assenza che ha scatenato il desiderio di esserci. Demet brilla, Satay consolida, Khan fa rumore senza mettere piede alla ribalta. E sullo sfondo, Sarah Bluma compare come una presenza silenziosa, la cui ombra basterebbe a spiegare un passo indietro calcolato. Romanticismo, strategia o lavoro? Forse un po' di tutto. Noi continueremo a seguire ogni movimento, ogni dichiarazione, ogni svolta. Perché a volte la vera notizia non è una stretta di mano immortalata, ma un biglietto aereo non staccato. E Khan, quest'anno, ce lo ha ricordato con chiarezza. Voi che ne pensate? Can Yaman ha semplicemente rispettato un'agenda fissata in Spagna o ha preferito tenersi lontano dalla tempesta mediatica in cui Demet Özdemir e Satay Olusoy, volenti o nolenti, sarebbero stati trascinati con lui? Scrivetecelo qui sotto, raccontateci la vostra lettura. Se volete rimanere aggiornati su ogni sviluppo e non perdervi le prossime rivelazioni, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate le notifiche. Se questo racconto vi ha incuriosito, condividetelo con chi ama le storie dove il non detto pesa quanto 1000 parole. Il mondo dell'intrattenimento cambia a ogni ora, e noi, qui, raccogliamo e mettiamo in ordine i pezzi più sorprendenti. Alla prossima svolta, sempre su Stelle Turche Rivelate.